Joe Bevilacqua è un problema attuale, pesante, ma non tanto per la sua figura, perché è una storia montata ad arte. Secondo me, Joe Bevilacqua non c'entra nulla con duplici delitti, fate come volete, poi se qualcuno ce lo vuol vedere per forza sono affari suoi. E ripeto ancora, ma non vi basta che ci sia un giornalista a processo, volete andare a fargli compagnia? Bevilacqua. Ho già detto che i suoi peccatucci ce l'avrà avuti anche lui, sicuramente ci ha avuto il peccatuccio di presentarsi al processo Pacciani raccontando qualcosa, diciamo così, di un po' fantasioso, no? Diciamo così. Anch'io sono umano come voi. Un orologio da sub? L'unica volta che sono sott'acqua è nella doccia. Zodiac Watches. Firmato il sinceramente vostro. Then he plunged himself into the billowy wave, and an echo arose from the suicide's grave. Zodiac, a symbol that now stands for terror in San Francisco. Today there was a possibly significant development in the terrifying case of the man who calls himself Zodiac and has boasted that he is responsible for 5 murders in the last 9 months. In Zodiac's latest letter last week, he threatened to make a busload of school children his next victims. Since then, school buses have been discreetly guarded. The new letters from the Zodiac killer were sent to the city room of the San Francisco Chronicle. One of the letters was 7 pictures Lemon. long, and in it, No limit. Have you considered the water theory? What? Geographically, every attack takes place near a body of water This or is your water water-based theory. name. Lake Berryessa, Blue Rock Springs, Lake Herman. Washington and Cherry? Scusate, non ho scritto. Ho soltanto lavato la mia penna. «1969, fine di luglio. Uno scrivente anonimo invia lettere quasi identiche a 3 giornali dell'area di San Francisco. Rivendica 2 aggressioni mortali con arma da fuoco a nord della baia. Le vittime sono giovani coppie che si erano appartate in cerca di intimità nei dintorni di Valleo. 2 teenager, David Faraday e Betty Lou Jensen, sono stati uccisi in una piazzola di Lake Herman Road la sera del 20 dicembre dell'anno prima. La coppia successiva, Michael Maggio e Darlene Ferrin, è stata aggredita davanti al campo da golf Blue Rock Springs la notte del 4 luglio. Michael è sopravvissuto. Le lettere indirizzate al Valleo Times Herald, all'Examiner e al Chronicle di San Francisco sono accompagnate ciascuna da una parte di un testo cifrato. Il presunto assassino minaccia di uccidere di nuovo se non verrà pubblicato. Nella lettera al Chronicle sostiene di avere inserito la sua identità nel messaggio cifrato, che dopo alcuni giorni verrà decrittato da 2 insegnanti di Salinas, i coniugi Betty e Donald Arden. Il testo recita: Mi piace uccidere la gente perché è molto divertente. È più divertente che uccidere la selvaggina nella foresta, perché l'uomo è l'animale più pericoloso di tutti. Uccidere mi dà l'esperienza più eccitante. È anche meglio di scopare con una ragazza. La parte migliore è che quando morirò rinascerò in paradiso e tutti quelli che ho ucciso diventeranno miei schiavi. Non vi darò il mio nome perché cerchereste di rallentare o fermare la mia collezione di schiavi per il mio al di là. E beoriete meti H capiti. L'ultima parte sembra non avere un senso. Potrebbe essere un anagramma. Nel testo cifrato ci sono alcuni errori di ortografia. Si legge anche paradiso, paradise, con la C invece della S. Paradise è un termine arcaico desueto. Forse è un gioco di parole con dice, dadi o ice, ghiaccio. Dall'agosto del 69 lo scrivente anonimo si fa conoscere con il nomignolo di Zodiac. Il 27 settembre al lago Berryessa si presenta a 2 studenti universitari, Brian Hartnell e Cecilia Shepard, come un rapinatore in fuga da una prigione.
Indossa un cappuccio con una croce celtica ricamata e occhiali con clip e lenti scure e calza scarponi militari. È armato di pistola e baionetta. Chiede le chiavi dell'auto e soldi che però non prende. Una volta legate le vittime con corde stendipanni, il serial killer neutralizza il ragazzo con alcune pugnalate per poi accanirsi sulla sua amica. Lascia un messaggio in pennarello sulla portiera dell'auto delle vittime. Circa un'ora dopo rivendica l'attacco chiamando la polizia da una cabina telefonica situata tra il Napa Car Wash, un autolavaggio, e una lavanderia. Cecilia muore 2 giorni dopo. Brian sopravvive. L'11 ottobre Zodiac uccide il taxista Paul Stine in Washington Street a San Francisco. Rivendica l'omicidio per messaggio, allegando un ritaglio della camicia insanguinata della vittima. A novembre spedisce una cartolina con allegato un altro testo cifrato. Mezzo secolo dopo verrà decrittato da 3 ricercatori, David Oranchak, Sam Black e Jarl Van Eyck. Anche in questo caso c'è il vocabolo paradiso con la C. Viene riportato una seconda volta capovolto insieme ad altre parole. Paradise compare di nuovo nel 70, prima in una lettera in cui Zodiac illustra le pene a cui andranno incontro i suoi schiavi nell'aldilà, poi in una cartolina di Halloween indirizzata al giornalista Paul Avery del Chronicle. Evidentemente questo termine è importante per il serial killer. Nel giugno 2022, utilizzando Paradise come parola chiave, scopro quella che ritengo la soluzione dell'anagramma del primo testo cifrato di Zodiac. È una decrittazione ottenuta seguendo il metodo della trasposizione colonnare. L'autore del messaggio si è fermato a uno step intermedio, semplificandola. La prima parte della soluzione è al contrario, e 2 parole sono in italiano. Il verbo bere all'infinito, ed è. Il testo aggiustato e tradotto è una frase misteriosa. Io bevo e tracanno, sono lit. Forse la risposta a questo indovinello è un indizio sull'identità del serial killer. Nella terminologia del baseball, lit è l'equivalente di bersaglio centrato. Però può alludere anche ad altro, per esempio a una canzone, un hit in voga nell'estate del 69. Nel maggio 2024, Antonio Segnini, un cosiddetto mostrologo intervenuto per attaccare l'inchiesta giornalistica su Gio Bevilacqua, ha messo in dubbio la mia decrittazione. Anche se finora è stato inutile cercare di spiegarla, a lui e ad altri mostrologi che condividono il suo parere, ho deciso di fare un ultimo tentativo. Spero che sia esaustivo. Ci sarà qualche matematico tra di voi che troverà i miei errori. Io non credo di averne fatti, credo di essere nel giusto. E la decrittazione di Amicone non ha senso. Non ha senso. Non ha senso. Non ha senso.
Okay, everybody, here we go with our new hit record, Sugar, Sugar! Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting